Ciao, sono Martina del blog di Cucitola Dulzatina. In questo video parleremo di piedini. Vedremo insieme i piedini in dotazione con la mia Juki DX7 e qualche altro piedino aggiuntivo che utilizzo spesso. Il piedino montato sulla macchina, come per tutte le macchine domestiche, è quello standard, che va bene sia per fare il punto dritto sia per fare lo zig-zag e altri punti decorativi. Questa macchina ha, come tutte le macchine, dei piedini aggiuntivi nella base ausiliaria. Inoltre ha in dotazione una borsa accessori, che contiene ulteriori piedini, che di solito chi li desidera acquista a parte. In questa macchina sono inclusi. Prima di vedere i vari piedini, però, ecco qualche consiglio per utilizzarli correttamente sulla tua macchina e per scegliere quelli accessori nella maniera giusta. Per prima cosa tieni sempre a portata di mano il manuale di istruzioni in cui trovi l'elenco di tutti i piedini in dotazione e tutte le info per utilizzarli. Nel manuale è indicato come si montano sulla macchina e quali funzioni e piedino selezionare quando si utilizza un determinato punto, per esempio come in questo caso. Per semplificare l'identificazione di quello giusto da utilizzare, su tutti i piedini è incisa una lettera, eccola qui. Per i piedini non in dotazione e che quindi acquisti a parte, è bene utilizzare sempre quelli originali o compatibili al 100%, non quelli universali. Ogni marchio ha piedini con struttura differente. Se montati su una macchina di un altro marchio potrebbero non essere compatibili e quindi l'ago potrebbe toccarli. Rischiamo con l'utilizzo di rovinare ago e macchina, quindi vai di piedini originali. Vediamo ora come si monta il piedino sulla macchina. Spengo la macchina e sollevo ago e piedino. Sgancio il piedino cliccando la leva sul dietro. Allineo poi il perno del nuovo piedino con la scanalatura del gambo. Abbasso il piedino che si blocca in automatico. Tiro su per verificare che si sia posizionato correttamente. La tua macchina potrebbe avere un sistema di montaggio del piedino differente, quindi controlla sul manuale come montarlo. Vediamo ora finalmente i piedini. Partiamo dai piedini contenuti all'interno della base ausiliaria, che sono quelli che più o meno potresti trovare in quasi tutte le macchine. Nella mia ho il piedino per chiusure lampo. È un piedino con doppio attacco. Per cucire il lato sinistro attacco il piedino sul perno destro e viceversa, per cucire il lato destro attacco il piedino sul perno sinistro. Il piedino permette di passare di fianco alla zip senza andarci sopra, è in pratica un piedino a metà. Il piedino per sopraggitto. Se non hai la tagliacuci, questo piedino è utile per rifinire i margini del tessuto. Controlla sul manuale le istruzioni per fare il punto che desideri. Questa macchina ha per esempio 3 punti di sopraggitto. Allinea la stoffa con la guida e rifinisci i margini. Cuci tenendo sempre il margine grezzo a contatto con la guida. Piedino per punto invisibile. Questo piedino permette di fare il punto invisibile a macchina invece che a mano. Va bene quindi per gli orli di gonne, pantaloni e abiti, se non vuoi vedere l'impuntura a vista e non hai voglia di cucire l'orlo a mano. Controlla sul manuale le istruzioni per fare il punto che desideri. Piedino per asole automatiche. Se hai la funzione asola automatica basta inserire il bottone sul retro del piedino e seguire le istruzioni contenute nel manuale, passo passo. La macchina fa l'asola della dimensione del bottone in automatico. Devi poi solo tagliarla con il tagliaasole e rifinire i filetti se ci sono. Piedino per asole manuali. Se la tua macchina non ha l'asola in un unico passaggio, trovi un altro piedino per fare l'asola in 2 o 4 passaggi. Controlla sempre sul manuale come si fa. Questi tutti i piedini del vano accessori. Vediamo ora i piedini contenuti nella busta. Piedino patchwork. È strutturato in maniera tale da avere delle guide che ti permettono di cucire a determinate distanze. Avendo un foro tondo va utilizzato solo ed esclusivamente per il punto dritto con ago al centro. Mai utilizzarlo con nessun altro punto zig-zag o decorativo o con ago spostato, perché l'ago si spezzerebbe immediatamente. Si rischia anche di rovinare la macchina. Come ti dicevo, questo piedino ha delle guide che permettono di cucire dritto a determinate distanze. Io lo uso così. Posiziono la piega del tessuto in corrispondenza di una guida, per esempio questa, e cucio controllando che il tessuto segua sempre quella guida. In questo modo riesco a realizzare cuciture perfettamente parallele al margine. Se seguo questa guida cucio a 1 mm, se seguo quest'altra a 3 mm, quest'altra a 6 e se seguo il bordo del piedino a 8. Molto utile per impunturare velocemente orli per cuciture di appiattimento su paramontura e impunture estetiche. Questa è un'altra versione di questo piedino che potete trovare in commercio. Piedino per la cucitura dell'orlo. Questo piedino ha una funzione simile al piedino patchwork, perché serve per cucire sempre alla stessa distanza dal lago, ma ha una guida metallica che è un aiuto ulteriore.
Si appoggia la piega del tessuto alla guida e si sposta l'ago fino alla distanza a cui si vuole fare l'impuntura. Io abbasso sempre l'ago manualmente per controllare se la posizione è corretta. Mentre si cuce, la piega del tessuto va tenuta sempre a contatto con la guida, utile per esempio per orli da 1 centimetro risvoltati. Piedino per tessuti poco scorrevoli. È un piedino in plastica che permette di cucire tessuti poco scorrevoli come pelle o vinile. Piedino a doppio trasporto. È un piedino specifico per materiali difficili da trasportare come maglia, jersey, vinile, pelle finta o trapunto. Utilizzandolo la macchina trasporta il tessuto superiore e quello inferiore allo stesso tempo, in modo da eliminare lo spostamento tra tessuto superiore e inferiore. È perfetto anche per cucire tessuti con linee, quadri o fantasie da allineare. Per montarlo bisogna svitare il gambo ruotando la vite in senso antiorario. Posizionare poi il piedino sul gambo con la leva di azionamento sul morsetto del lago e riavvitare la vite. Piedino per applicazioni con punta aperta. È un piedino aperto davanti che dà una maggiore visuale quando si cuce. Piedino per trapunto. Vi permette di cucire praticamente a mano libera, abbassando le griffe di trasporto. Direzionate voi il tessuto con le mani. Anche in questo caso consultate il manuale o le istruzioni sulla confezione del piedino, oppure chiedete informazioni sull'utilizzo al rivenditore specializzato. Vi mostro anche questi 2 piedini che non sono inclusi nella macchina, ma che a mio parere sono molto utili. Piedino per punto dritto. È un piedino simile a quello patchwork perché ha un foro tondo in cui passa l'ago invece che l'apertura. Utilissimo per stoffe delicate e leggere perché il foro ristretto riduce la possibilità che il tessuto venga mangiato dalla macchina. Va benissimo per la seta. Anche in questo caso, avendo un foro tondo, va utilizzato solo ed esclusivamente per il punto dritto con ago al centro. Mai utilizzarlo con nessun altro punto, zigzag o decorativo o con ago spostato, perché l'ago si spezzerebbe immediatamente. Si rischia anche di rovinare la macchina. Se avete già il piedino patchwork, con il foro tondo potete utilizzare quello. Piedino per cerniera invisibile. Per me è un must have. È il primo piedino che ho comprato quando ho acquistato la mia prima macchina. La cerniera invisibile può essere cucita anche con il piedino per cerniera che trovate in dotazione, ma il piedino apposito è molto più comodo e veloce da utilizzare, oltre a essere molto più preciso. Questo piedino ha 2 guide, una a destra e una a sinistra rispetto al lago. Una volta montato basta inserire i dentini della cerniera invisibile in una delle 2 guide e cucire. Ci sarebbero tanti altri piedini da vedere, come per esempio quello per orlo arrotolato o il piedino bordatore per posizionare lo sbieco. Diciamo che in questo video ho fatto una veloce carrellata dei piedini che io personalmente utilizzo maggiormente per cucirmi i vestiti. Se cuci per realizzarti i tuoi vestiti, quindi, quali piedini acquistare se non li hai in dotazione con la tua macchina? Dipende da quello che devi realizzare e da cosa cuci più di frequente. Ti faccio un esempio: se cuci molti capi con zip invisibile, potresti valutare l'acquisto del piedino per zip invisibile per velocizzare e rendere più preciso il montaggio della zip. Se cuci invece per esempio molto il jersey o la maglina e non hai la taglia cuci, potresti valutare l'acquisto del piedino doppio trasporto. Insomma, il concetto è: non è necessario averli tutti, ma è utile acquistare quelli che possono realmente servire a te, che possono velocizzare e rendere i tuoi lavori più precisi. Quindi il mio consiglio è: analizza i lavori che fai e cerca di capire quali di questi piedini possono realmente esserti utili. Infine, ricordati sempre di fare queste cose: controllare che il piedino sia stato inserito correttamente, controllare che l'ago non tocchi il piedino. Per farlo ruota delicatamente il volantino verso di te, verifica che l'ago non tocchi o sfiori il piedino. Controllare che l'ago non sia piegato. Se piegato, anche lievemente, potrebbe toccare il piedino. Spegnere sempre la macchina quando cambi il piedino. Abbassare sempre il piedino quando cuci. Per questo video è tutto. Se ti è stato utile condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video e ci vediamo presto.